Ciao e bentornato nuovamente nel mio canale, se sei nuovo benvenuto e allora iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato su nuovi video che verranno caricati nel canale. Oggi andiamo a realizzare questo bellissimo cuscino che, come puoi vedere, è un cuscino a fiocco impreziosito da questi bellissime rose ed è tutto stato realizzato a mano. Quindi spero che il video ti piaccia, fammelo sapere nei commenti, lasciami un bel pollice alzato, un bel like, commentino qua sotto anche semplicemente un cuoricino per farmi sapere che sei passato o sei passata e mi raccomando fammi tanta pubblicità per quanto riguarda il canale e fammi capire quali sono i video che ti interessano di più, perché i video tutorial non sono andati tanto bene. Siccome mi costano veramente tanta fatica, lasciami giù un commentino e fammi sapere se realmente ti interessano i video tutorial, perché se io ho veramente tantissime visualizzazioni, io ve ne faccio tantissimi di video tutorial. Il fatto che ho fatto meno un video tutorial nel mio canale YouTube è per il fatto che ho ricevuto meno visualizzazioni, per cui è tutto lì, è tutto lì. Quindi una cosa che tu puoi fare per me, che è gratis, e puoi condividere il mio canale o i miei video nei tuoi social in modo tale che il canale venga conosciuto sempre da più persone e il canale crescerà di più e quindi aumenteranno i contenuti. Quindi non mi resta che lasciarti al tutorial, noi ci vediamo al prossimo video. Un bacione grande grande. Per realizzare il progetto mi serve, questo è il tessuto precedente che avevo utilizzato e quindi prenderò spunto da questo cuscino che avevo fatto con i cuoricini fucsia, però voglio cambiare, diciamo, il rivestimento. Poi mi serve questo che mi servirà per attaccare la parte centrale, quindi che formerà poi il fiocco. Quindi io ho utilizzato delle misure che andavano bene, il mio cuscino che rimane molto piccolo. Ho deciso di utilizzare questo tessuto che mi è stato regalato da una mia carissima amica che probabilmente aveva pensato per me un qualcosa di abbigliamento, però io voglio fare il cuscinetto perché rimane bello morbidoso, troppo bellino, ed è un rosa, diciamo pallido antico, ecco, tende al rosa antico. Poi mi servirà ovviamente un filato, io ho questo, ce ne avrei anche un altro che è proprio ugualissimo però come colore, però per adesso va bene anche un filato che sia più o meno dello stesso colore o più chiaro del tessuto. Quindi se non trovi il colore giusto puoi utilizzare un colore leggermente più chiaro. La prima cosa che devo fare è fare il cartamodello. Siccome il cartamodello io l'ho già fatto, di conseguenza metto il tessuto al rovescio, il dritto è all'interno, faccio combaciare, dopodiché lo metto sopra, quindi lo metto sopra e poi lo taglio. Ci mettiamo dei pesetti per bloccare e poi lo tagliamo. Possiamo mettere via. Quindi questo è il cuscino e adesso dobbiamo fare, questo è, ci serve per chiuderlo, ok? Ovviamente questo è doppio, quindi in questo caso ti do le misure. Lungo 42 per 5, quindi 10. Lo facciamo lungo 42, un pochettino più lungo perché chiaramente qua ho delle parti che ho inserito, quindi facciamo 45, ok? Quindi facciamo 45, quindi qua, quindi qui, 45 per 10. Dopodiché taglio. Tagliamo tutto bene. E questo è doppio chiaramente, quindi taglio questa parte qui. Poi magari con i rimasugli di tessuto possiamo fare anche delle decorazioni volendo.
questo tessuto perde tantissimi pelucchi, quindi questo andremo a piegarlo così e andiamo a cucire questa parte, questa, lasciando aperto un margine qua, in modo tale da poterlo rivoltare. E questo è già pronto per essere cucito. Mentre questo dobbiamo, qua bisogna cucire questa parte qua, il cuscino chiaramente sarà così, quindi devo cucire questa parte qui, questa parte qui, volendo, siccome le due parti, queste due parti voglio che siano uguali, voglio che abbiano la cucitura anche qui, quindi la cucitura la faccio anche qui, in modo che risulti la cucitura anche da questa parte, in modo tale che le due parti, queste sono le due parti del fiocco, vedi? Il fiocco verrà così, queste due parti abbiano tutte e due la cucitura, per essere più armoniose, ecco, per un motivo di armonia. Dopodiché qua bisogna lasciare una parte aperta e lasciamo ovviamente la parte interna, che verrà cucita poi in un secondo momento. Non c'è bisogno che ti faccia vedere tutta la cucitura nel dettaglio, perché insomma la cucitura dritta. E adesso cuciamo, iniziamo da un lato e iniziamo dal lato che deve rimanere aperto, quindi da qui, iniziamo da qui. E vado. Lascio giù l'ago, giro e vado. Cucito tutto, abbiamo cucito anche questo, dopodiché io devo smussare gli angoli sia della fascia che poi andrà a chiudere il fiocco. Intanto lo posso anche rivoltare, rivoltiamo al dritto. Dopo che l'ho rivoltato, vedi, è rimasto solo questo pezzettino che poi lo farò a mano. Adesso rivoltiamo questo, prima però bisogna intaccare anche in questo caso i margini, anche qua, risvoltiamo verso il dritto, aiutiamoci sempre con le forbici per far uscire le punte. Una e due, ok, poi qua, perfetto, poi qua, perfetto. Quindi è rimasta solo questa parte aperta, che poi la faccio più aperta perché il cuscino ho paura che non ci entri bene. Prendiamo il cuscino e lo mettiamo all'interno. Ho inserito il cuscino, come vedi questa parte è rimasta aperta perché ho dovuto far entrare il cuscino. Come vedi ci sta veramente benissimo, quindi anche come dimensioni ho fatto bene a farlo leggermente più piccolo. Tu, a seconda del tessuto che stai lavorando, chiaramente puoi farlo o più stretto, oppure, cioè, devi rimanere bello aderente e con le belle punte. Mi piace così. Il cuscino originario non ha tante punte, ma a me piace il cuscino con le punte, quindi sono assolutamente soddisfatta. Adesso cosa mi manca? Mi manca queste qua che devono poi chiudere
il cuscino. Ovviamente ne metterò una da questo lato qui e dall'altra parte ovviamente dovrà attaccarsi così. Sono maschio e femmina e l'altro lo mettiamo così. Adesso vado in macchina per cucire, faccio una cucitura tutto intorno in modo tale da bloccare. Ho attaccato in modo tale che, vedi, sia da una parte che dall'altra, e li ho attaccati facendo una X all'interno in modo tale che non si stacchino più. Attaccare a mano, lo faccio a mano perché esce meglio questa parte qui. Dopo che ho attaccato quella parte a mano, andrò a chiudere il cuscino in modo tale che si formi proprio un fiocco meraviglioso. Allora, più o meno il centro è questo. Guarda che meraviglia, guarda che meraviglia che è. Ovviamente poi si può personalizzare in vari modi. Puoi mettere una passamaneria qui, una passamaneria qua, oppure lasciarlo semplice così che rimane come un po' di pelliccia